Cristiano, continua la nostra storia nel raccontare la Jaguar XK, compare un bellissimo tetto sopra le nostre teste, parliamo di Jaguar XK 140. Sì, la 140 è il modello che ha seguito la 120. Nella sigla 140 non c'è un effettivo riconducimento alla velocità espressa in miglia orarie come nel modello 120, per quanto la 120, come abbiamo visto, superò il limite di 140 miglia orarie nelle prove in Belgio. La 140, a differenza della 120, che fu introdotta prima nel modello Roadster, successivamente col coupé e solo per ultima nella convertibile, quando viene presentata in tutte e tre le versioni, perché oramai i tre modelli si erano consolidati e quindi la versione Open Two Seater o Roadster, Cabriolet, quindi con la capote che invece di andare a scomparsa nell'abitacolo rimaneva appoggiata sulla coda della vettura, e la versione coupé entrano a far parte della gamma standard della Jaguar, la quale presenta quindi i tre modelli contemporaneamente. Questi modelli differiscono dal modello precedente perché ovviamente Lions cerca in tutti i modi di adeguarsi al mercato americano che impone normative di sicurezza diverse, quindi viene abbandonato il piccolo e sottile paraurto in due pezzi anteriori, vengono abbandonati i piccoli rostri posteriori e vengono introdotti due paraurti imponenti mutuati dalle vetture berline sempre di casa Jaguar, che equipaggiano questa vettura dando una maggior sicurezza. Continuità nelle linee, sembrano auto molto simili ma poi probabilmente profondamente diverse. Infatti nel frontale quello che distingue immediatamente anche ai meno esperti la 140 dalla 120 è la calandra centrale, che invece di essere fatta in sottili bacchette di ottone cromate è in una fusione di zama dalle proporzioni maggiori. I fanali, che abbandonano la classica parabola a tripode per introdurre questi famosi fanali con la J di Jaguar inserite al centro della parabola. Senti, vogliamo parlare di carrozzeria, vogliamo parlare di sospensioni, di telaio, di tenuta di strada di questo modello? Le variazioni principali fra la 140 e la 120 sono proprio nella carrozzeria, mentre infatti la telaistica rimane sostanzialmente invariata, perché era già una telaistica interessante con delle sospensioni anteriori indipendenti e con delle barre di torsione invece delle balestre o delle mole o di altre soluzioni, quindi molto facili anche da regolare, con delle biellette apposite che consentivano l'innalzamento e l'abbassamento delle sospensioni anteriori. Viceversa viene sostituito molto nella carrozzeria perché il mercato americano, come dicevamo, richiedeva più spazio all'interno delle vetture. Per recuperare spazio nell'abitacolo innanzitutto vengono spostate le batterie che erano alloggiate su tutti i modelli della 120 posteriormente ai sedili, che vengono invece posizionate sotto i parafanghi. Poi il motore stesso e il cambio vengono avanzati rispetto al modello 120, potendo dare così più spazio anche anteriormente all'abitacolo, e anche nella versione coupé e nella versione drophead il tetto cambia proprio per dare l'alloggiamento posteriore. Interessante da vedere comunque come si differiscono questi modelli è anche nella soluzione degli spaz, che sarebbero queste paratie posteriori che coprono le ruote dell'assale posteriore e che potevano essere utilizzate soltanto con il cerchione stampato, perché nella versione con le ruote a raggi il mozzo era troppo esterno e quindi ne impediva l'utilizzo. Cristiano, qual è il significato di questo stemma posizionato qui sul cofano posteriore? Lions sappiamo che voleva in tutti i modi imprimere un'immagine sportiva alla propria marca e quindi nel corso degli anni, oltre vari record, ha anche prodotto delle vetture che hanno potuto competere alla famosa 24 ore di Le Mans. In questo caso questo stemma
dove vediamo Winner Le Mans 1951 e 53, serve proprio per suggellare queste vittorie e far capire a chi compra questa macchina che sta acquistando una vera sportiva che deriva dai campi di gara. In realtà queste vittorie non furono conseguite dall'XK 140 e nemmeno dalla 120, furono conseguite da un'evoluzione intermedia, la cosiddetta XKC. Una Jaguar, ovviamente auto inglese, ovviamente guida a destra. Sì, questa è una versione prodotta per il mercato interno. Le versioni per il mercato inglese sono in realtà più rare rispetto alle versioni con guida a sinistra, perché essendo l'obiettivo della Jaguar di vendere almeno il 70% della produzione all'estero per poter avere gli incentivi statali, quindi c'erano alcuni modelli che addirittura erano difficili da ottenere nel paese d'origine, se non con ordini abbastanza lunghi. La plancia dell'XK 140 è praticamente uguale a quella della 120. Le versioni che montano tutta questa struttura di legno rivestita in radica di noce sono la versione cabriolet e la versione coupé, mentre abbiamo visto che la Roadster è molto più spartana ed essenziale. La strumentazione è la medesima che avevamo sui modelli precedenti, un bellissimo contagiri con la lancetta che si muove in senso antiorario e che colpisce molto l'attenzione perché è diversa dai normali contagiri, un amperometro, termometro dell'acqua, manometro dell'olio, indicatore di livello di carburante con spia di riserva e contamiglia. Sulla destra del volante, nel caso di questa vettura a guida destra, abbiamo un interruttore particolare che è l'interruttore dell'overdrive. Infatti nell'XK 140, per adeguarsi alle esigenze delle lunghe strade americane, viene introdotto un cambio con demoltiplicatore montato sulla coda del cambio che costituiva una specie di quinta marcia che veniva inserito elettricamente dal cruscotto. Sempre nell'ottica di adeguarsi al mercato americano, la 140 viene fornita anche con un cambio automatico Borg & Warner. Un altro particolare che colpisce subito l'attenzione è il volante, che cambia radicalmente dall'XK 120. Infatti, se ricordate, quando ero alla guida dell'altra vettura, il volante del 120 era molto ravvicinato al petto, era di dimensioni leggermente superiori, era in una fusione di metallo e la leva delle frecce al di sopra. Con l'introduzione della nuova scatola dello sterzo a cremagliera e il piantone collassabile in due tratti, praticamente non è più possibile avere l'indicatore delle frecce sul volante e viene quindi posizionato come abbiamo visto sul cruscotto. Il centro volante viene appiattito per una maggior sicurezza in caso di impatto che non colpisse la gabbia toracica e il volante stesso è più distante perché tutta la pedaliera è avanzata in quanto, come vi ho già spiegato, tutta la parte meccanica, quindi motore e cambio, proprio per dare una maggiore abitabilità all'abitacolo della 140, è stato avanzato. Sostanzialmente il motore è il solito motore XK e naturalmente la Jaguar deve proporre ai clienti delle migliorie rispetto al modello precedente, quindi il motore viene ulteriormente perfezionato nelle vassili delle valvole, nelle profilature delle camme, in altri dettagli tipo la compressione dei pistoni eccetera, e la vettura, differentemente dalla 120 che usciva con 160 cavalli o 180 cavalli per lo special equipment, qui partiamo già da potenze nettamente superiori, quindi il modello di serie parte dai 190 cavalli e lo special equipment con 210 cavalli.